Dobry wieczór Państwu, to kolejny odcinek Over the Net. Kłaniam się Państwu nisko, Krzysztof Radajewski, Volleyball Academy. Dzisiaj postanowiłem zaprosić brązowego medalistę Olimpiady z Tokio, grającego obecnie w zespole Aluron CMC Warta Zawiercie, a naszym gościem dzisiaj jest Argentyńczyk Facundo Conte. Buenos días, buonasera. Buonasera, dzień dobry. Dzień dobry. Come stai? Come stai, Facundo? Benissimo, benissimo. Siamo adesso a Varsavia, giochiamo oggi, quindi bene, il giorno della partita è sempre più speciale, no? Perché uno si allena tutta la settimana per arrivare il giorno della partita che è quello più divertente, allora oggi è una bella giornata. Ma ti piace giocare la sera così tardi? O non c'è la differenza per te? Non fa molta differenza, non fa molta differenza. Sempre, magari se devo scegliere, magari un po' più presto è meglio, così il giorno non diventa, il giorno non diventa così lungo, possiamo giocare subito, che è la parte più divertente, come stavo dicendo, allora non si deve aspettare fino a così tardi per iniziare a giocare, però fa lo stesso, l'importante è sempre essere in campo e divertirsi. Ok, ma come ti senti adesso dopo la pausa? 6 anni, dopo la pausa sei tornato in Polonia, come ti senti adesso? Bene? Qualcosa è cambiato? Oppure come ti senti? Hai riposato dopo Giochi Olimpici? Sì, ho riposato anche tanto, per fortuna, a Aluron Savirce mi hanno saputo aspettare per riposare, perché è stato un momento sicuramente, il momento sicuramente più emotivo della mia vita, no? Perché vincere qualcosa con la nazionale di così importante come le Olimpiadi sicuramente è stato molto difficile da gestire, no? Tutte quelle emozioni vissute in quel momento e dopo, no? Che sono tornato anche in Argentina per festeggiare e stare con la mia gente. È stata dura anche perché prima delle Olimpiadi noi siamo partiti a maggio dall'Argentina, siamo stati 3 mesi a fare viaggi solamente e siamo andati diritti per Tokyo, quindi dopo 3 mesi siamo tornati a casa con la medaglia e tante emozioni. Penso che in quel momento non potevo sentire niente di più, sai, quindi è stato importante per me riposare, riposare il corpo e anche la testa per ritrovare piano piano anche la motivazione di tornare in campo, di voler giocare, perché dopo, sai, vincere una medaglia olimpica sembra che, ok, io posso morire tranquillo adesso, però la vita continua, quindi è stato importante per me. Ho preso un mese, una settimana circa, di riposo, giustamente per quello, per riuscire a smaltire, a vivere tutta quell'emozione e a rilassare corpo e testa dopo un'emozione così grande. Quindi Allora, adesso sei carico per la nuova avventura a Zawiercie. sì, 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 senz'altro. All'inizio mi è costato un po', no? Tornare in campo, tornare in forma, trovare magari la motivazione, ma piano piano uno inizia a conoscere i compagni di squadra. Tornare in Polonia è anche molto bello perché inevitabilmente aiuta i fans, no? Di tutte le squadre. Il nostro palazzetto è bellissimo perché c'è piccolo. Perché avete la piccolissima palestra, sì, allora si sente il supporto dei tifosi, sì, è Tantissimo. Poi la gente sempre. è molto carica, tutte le partite che noi andiamo a giocare fuori c'è sempre tantissima gente nostra a fare il tifo, quindi quelle cose piano piano, man mano che uno inizia a conoscere e a viverlo, iniziano a emozionarci, quindi è stato molto bello riuscire per quello anche sono tornato in Polonia, no? Perché questa emozione così si vive solo qua, penso. Quindi
era importante per me riuscire a vivere questa emozione di nuovo, no? Con tanta gente in un club che vuole crescere, vuole vincere e tantissima gente in tutti i palazzetti che vanno a vedere pallavolo, quindi questo sicuramente è una motivazione enorme. Per questo motivo è molto importante allenare e giocare per i tifosi, naturalmente. Per fortuna possiamo adesso entrare come tifosi e giocare, sì. Dall'ultima settimana abbiamo adesso 50% della capacità delle palestre, però speriamo naturalmente bene per il futuro, perché l'anno scorso non era possibile entrare nella palestra quasi per tutta la stagione. Ma Facu, sei stato come io ho contato, spero che ho contato bene, 8 paesi. Hai giocato in 8 paesi, è possibile? Sì? Eh, Ho contato bene? Non lo so, non li ho contati, sono Argentina, Italia, Polonia, Russia, Cina e Brasile. Ah no, ho giocato anche in Al Qatar, Jaish. infatti ho giocato in Qatar un campionato, quindi 7 e Brasile, 8. sì, 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 7 o 8 paesi, sì. Allora puoi veramente dire come altri stranieri in Polonia che la passione dei tifosi è la gente, tutta l'atmosfera che nel pallavolo è veramente speciale in Polonia, quando puoi confrontare altri paesi. Senz'altro, senz'altro. Penso che magari poi in partite importanti in tutti i paesi ci sono grandi, Eventi, manifestazioni, sì. grandi eventi, manifestazioni, vai a giocare. Noi abbiamo giocato il mondiale con Sada Cruzeiro, abbiamo giocato in Brasile il mondiale, abbiamo giocato la finale contro la Lube, era pieno e c'era un sacco di gente. Abbiamo anche vinto il sudamericano in Brasile, era pieno. In Italia le grandi partite pure c'è tantissima gente. Eh, In Cina anche in finale tutti e due gli anni c'era molta gente nel palazzetto, il palazzetto era pieno, però qui è diverso perché tutte le partite, tutte le squadre hanno tanta gente che vanno a vedere le partite, quindi quello è che fa speciale perché Non solo per playoff o finali, anche infatti, per prima fase, sì. tutte le partite e si sente il tifo di ogni squadra, sai, non è che la gente va a vedere pallavolo magari perché piace, ma ci sono magari le due squadre, i fans delle due squadre, quindi quello diventa ancora più speciale. Però non è cambiato tanto da questa tua prima avventura a Beuhato. 3 stagioni, sì, sei stato qua, e poi dopo 5-6 anni, adesso sei tornato e non è cambiato tanto. No, 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 è cambiato pochissimo, cioè, Amore forse per pallavolo dei polacchi è sempre lo stesso. sì, 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 io penso che sono tornato infatti per quello, perché volevo vivere ancora un po' di quello, di quell'emozione che crea la Plus Liga, no? Gli anni a Beojato sono stati forse i migliori anni insieme con il Brasile, i miei migliori anni di pallavolo, di emozioni, di partite importanti giocate. Abbiamo anche vinto tanto con Scra, potevamo vincere ancora di più, però sono stati anni importanti per me, quindi volevo un po' rivivere questa emozione e per quello sono tornato. Oggi vestendo un'altra maglia, però provando anche a imparare a conoscere una nuova città e una nuova squadra, nuovi giocatori. Quindi Hai avuto l'altra possibilità a giocare in Polonia, non solo a Zawiercie? sì, sì, ho avuto possibilità di giocare in altre squadre, Ok. però ho scelto Savierce questa volta perché proprio c'è un amico mio che è Maxi Cavana, giustamente che adesso sto usando il suo computer, eh, perché volevo giustamente, a parte solo la pallavolo, penso che anche dopo la pandemia tutti noi abbiamo vissuto momenti difficili
e penso che era importante per me riuscire a tornare in un paese come Polonia, che mi trovo molto bene, però è anche molto diverso al nostro paese, alla nostra cultura, quindi essendo vicino a a un caro amico di tanti anni, volevo giustamente vivere tutte e due le cose insieme. Ok. Allora è stata una scelta sportiva ma anche umana. Tu ti senti come il leader della squadra a Zawiercie? Ma penso che Scusi, ti senti dall'inizio della tua avventura, dal primo giorno, che eh, sei guardato dalla gente, sei tornato dopo il grandissimo successo, sì, da Tokyo, però adesso tu ti senti, la gente ti aspettano i risultati oppure essere sull'altissimo livello sempre? Tu ti senti? senz'altro, penso che per quello che sono stato chiamato e- e hanno voluto che venga nella squadra, perché le expectations sono molto, molto alte, e ancora di più ovviamente con il risultato alle Olimpiadi, quindi Ti senti senz'altro. la pressione o no? Ma io la pressione ce l'ho sempre avuta, da quando sono piccolo, anche perché mio padre giocava, quindi dovevo dimostrare a tutti che dovevo giocare, quindi ormai la pressione non esiste. La pressione è quella che ci mettiamo ognuno di noi addosso, non da fuori. Quindi la mia pressione personale è importante perché io voglio vincere, quindi provo a fare sempre il mio meglio Sempre. per vincere, giustamente. Quindi e, penso che a parte quello che voglia la gente, c'è quello che vuole ognuno di noi. Quindi il mio obiettivo ovviamente è vincere. Penso che possiamo riuscirci perché abbiamo una bella squadra, ma ci stiamo conoscendo, stiamo imparando a giocare insieme. Le squadre si costruiscono col tempo. Tu non riesci a mettere i giocatori in campo e dire vabbè, dai, adesso Assolutamente, piano, sì, il risultato alla fine della stagione è importante, non alla infatti, terza o quarta giornata. infatti, la squadra il campionato è molto lungo, e la squadra deve giocare bene, perché se gioca bene, anche se ha giocatori magari meno importanti, se gioca bene vince. E magari squadre più forti, che ci sono anche in Polonia, squadre molto forti con nomi importanti che non riescono a vincere perché non riescono a costruire giustamente questa identità di squadra. Quindi penso che è molto importante per noi riuscirci e ognuno fare del suo meglio per aiutare la squadra a vincere. Hai detto del tuo padre, sì, allora tuo padre era grande giocatore, allora probabilmente uno dei migliori giocatori nella storia di pallavolo, era un grande successo 88, quasi come tu sei nato, un anno prima, sì? Un anno prima il padre ha vinto medaglia a bronzo con Daniel Castellani, con Javier Weber, con gli altri, sì, non mi ricordo tutti, sì, ma Waldo Cantor, Esteban Martínez, John Uriarte, e sì, tanti altri. Quiroga, Yoga anche. sì. Come hai sentito come bambino? Sì, hai detto di pressione da bambino, hai sentito però, questo era facile o non così facile ad essere il figlio del grande giocatore, sì? Sì, sì, no, senz'altro è stato difficile, ma ho avuto un grande vantaggio perché ho visto una grande pallavolo da quando ero molto piccolo, e ho imparato a giocare con mio padre e non magari con bambini della mia età. Quindi lui già. Primo allenatore, sì? Primo allenatore, padre era. Primo allenatore? Il No, no, tuo? no, No, no. quando ho iniziato a giocare io ero un bambino, ero giocatore, sempre stato giocatore. Noi abbiamo giocato nel 2007, abbiamo giocato insieme, lui come giocatore anch'io, eravamo tutti e due insieme in campo. Quando io avevo 17 anni, 2007, e poi ho avuto lui 3 anni come allenatore anche in Italia. Quindi sicuramente era una pressione perché c'è
lui è stato un grandissimo giocatore e ha vinto tanto, anche con la nazionale argentina. Lui fa parte della generazione d'oro argentina, quindi essere nato con 2 medaglie a casa è stato sicuramente difficile, però come ho detto prima mi ha dato un vantaggio importante per imparare a giocare, per imparare a vedere pallavolo. Io ho imparato molto a guardare, perché io andavo alle partite quando ero un bambino e vedevo mio padre giocare con altri giocatori bravissimi, che quindi io riuscivo a imparare di più velocemente. Quindi è stato sicuramente uno svantaggio in alcune cose perché avevo una pressione più importante, però allo stesso tempo un vantaggio importante per vedere pallavolo di alto livello da quando sono molto piccolo. Ma dopo hai voluto sempre seguire il tuo padre, o essere su questo livello come era il tuo padre? Questo era, hai sentito qualcosa che lui ha vinto tantissimi successi? Io anche, però non ho vinto prima a Tokyo naturalmente, non ho vinto la medaglia nei Giochi Olimpici. Era per te l'obiettivo numero uno nel nazionale? Era l'obiettivo numero uno per me, con la nazionale, ma non perché mio padre ha vinto, ma perché io volevo vincere, perché tutti vogliamo vincere, giochiamo sempre per vincere, quindi nessuno di nessuna squadra penso che gioca solo per partecipare, Ah, sai, naturalmente, tutti sì. vogliamo vincere, quindi il mio obiettivo più grande era vincere perché volevo riuscirci. Poi c'è anche l'aggiunto che mio padre ha anche vinto e fuori da quando sono molto piccolo stanno tutti perché vai dietro i passi di tuo padre, però penso che non ho mai provato ad andare dietro i suoi passi perché siamo persone diverse, la pallavolo è anche diversa e noi abbiamo avuto una carriera molto diversa perché lui ha giocato quasi sempre in Argentina e in Italia e io ho giocato in tutti i campionati Altri paesi, sì. praticamente del mondo, quindi abbiamo avuto carriere completamente diverse e quello è anche importante perché se avessi voluto seguire i suoi passi sarei rimasto in Italia e sono andato in Russia e poi a Beohatov. I miei migliori anni sono stati, penso, secondo me, qua in Polonia e anche in Brasile, quindi è stato tutto molto, molto diverso, molto simile anche, no? Perché poi finalmente ci siamo riusciti con la nazionale a vincere anche la medaglia, però siamo due persone completamente diverse che abbiamo in comune una stessa passione. Stessa passione, sempre adesso potete veramente comparare queste medaglie, ma come hai detto, questa veramente non è facile perché la pallavolo è diversa da 30 anni, di più di 30 anni, è cambiato tanto, ma soprattutto tutti possono dirlo che il vostro foto oppure video, papà con il figlio, subito dopo la partita contro Brasile. La storia è girata, sì, è girata sempre dopo Eh, 33 anni contro Brasile nella partita di medaglia bronzo, 3-2 anche? Sì, no, sì, 3-1 era. 3-2, 3-2. 3-2 88 anche? Sì, Sì, 5-6, va bene. Allora il vostro foto e video hanno visto tutti i tifosi nel mondo, soprattutto era molto molto emozionato e veramente per il tuo padre, sia per tuo padre e per te, era molto non da dimenticare mai probabilmente, sì. no, no, sicuramente è stato uno dei momenti più importanti, se non il più importante della mia vita, quindi sicuramente averlo potuto condividere con lui, che lui lo ha vissuto tanti anni fa, 33 anni fa, ma anche perché in un anno di pandemia che nessuno poteva andare a vedere partite e lui è riuscito ad essere lì, sai, riuscire a abbracciare una persona che uno ama
come un padre, un fratello, una madre, famiglia, La sai? persona più vicina, sì. Però Infatti, il padre era commentatore, fa così? infatti sì, sì. Sì. Ok, ok. Perciò Quindi, poteva entrare nella palestra. infatti, Durante- che poteva andare in palestra, però non poteva, cioè non potevamo avere contatto, no? Ah, Per sì. tanti Restrizioni di Covid. restrizioni, però quando abbiamo finito le restrizioni, cioè vaffanculo, sai? Nessun contava Infatti, in questo infatti, momento nessuno poteva speciale. fermare questa emozione. Quindi, Assolutamente, assolutamente sì. Però dopo questa medaglia hai detto che hai riposato, durissimo stagione. Come tu ti senti adesso nel nazionale, la squadra nazionale? Sei il giocatore completo o fra 3 anni avrai sempre lo fame a vincere qualcosa di più? Sì, ma sempre si gioca per tre vincere. anni è tanto tempo comunque. E Tre già, anni, troppo tempo sì, sì, adesso, sì. troppo presto? No, troppo tempo, sì, tre Troppo anni. tempo, sì. Troppo presto a programmare, sì. Sì, sì, infatti, io mi piace pensare più al presente, sai, Più corto, sì. infatti, più corto perché tante cose possono cambiare. Oggi con la pandemia abbiamo visto che veramente tutto può cambiare in pochissimo tempo, quindi eh, io sinceramente adesso penso a godere Ok, dell'emozione e della medaglia che abbiamo vinto. L'ho portata qua in Polonia con me perché, come ho detto, la cosa, il torneo, l'avvenimento più grande che mi è successo dentro lo sport. Comunque, assolutamente. quindi stare a pensare adesso no, perché ok, l'anno prossimo c'è il mondiale, io sinceramente l'emozione è ancora viva di quello che abbiamo vissuto, quindi è difficile adesso pensare, non so se torno in nazionale, se non torno più, non lo so. Non sai, per questo momento non sai, sì, ma queste emozioni dal passato possono anche portare emozioni positive e risultati positivi l'anno prossimo, ma adesso non pensi. Senz'altro, Sì, senz'altro. sì, Sempre uno vuole vincere di più e assolutamente. siamo ambiziosi, no? Perché siamo sportivi tutti e la competizione fa parte della nostra vita, quindi c'è sempre qualcosa in più che possiamo vincere o che possiamo provare a vincere, quindi non c'è mai fine. Il discorso è quando uno decide che è abbastanza, sai che Assolutamente, sì, quindi, sì, boh, non lo so, vedremo quando sarà quel momento. sì. Solo non è così, è tanto tempo, sì, 3 anni è tanto tempo. Non è Sì, normale ciclo prima Giochi Olimpici, ma vedremo tante cose si infatti. può cambiare. Uno dei ultimi domande. Tanti allenatori mi hanno chiesto come è possibile, forse non è la domanda per te, forse per Maxi, però come è possibile che Argentina ha tanti palleggiatori sull'altissimo livello? Eh, Come è eh, possibile? Io vorrei chiedere, io sto cercando la risposta buona perché allora, non possiamo, adesso sappiamo così, adesso in Polonia abbiamo tanti problemi con palleggiatori. Sì, abbiamo Gisga Łomacz, non sono così giovani, sì, però Lucio non è anche giovane, è il 88, sì, ma altri anche sono veramente bravi, sì, sì, veramente sì, bravi. Ci ci sono sono almeno 5-6 persone, sei, sono molto sette bravi. giocatori di alto livello in Argentina e penso che la differenza la fa un po' la, il- l'astuzia, sai? Si dice l'astuzia in italiano vuol dire tipo being clever, Ok, come smart, sai? Che l'argentino sicuramente prova a trovare soluzione ai problemi velocemente, prova a essere più esperto di quello che è a muro, quindi e noi tecnicamente anticipazione anche, sì, anticipazione, ma magari intelligenza, sai, intelligenza, va bene. per giocare, perché noi magari non abbiamo giustamente nel nostro paese giocatori di forza come in Polonia, come in Russia. eh, Fisicamente non siete Fisicamente grandi.
No, infatti, noi riusciamo a vincere perché tecnicamente siamo bravi E e, mentalmente. e mentalmente, infatti. E quindi questo penso che fa la differenza. Noi, da quando noi siamo giovani, dal 2007-2008 in poi, Argentina è nei primi posti sempre delle juniores, junior, sai, perché? Perché ancora il fisico non fa la differenza così tanto, ma fa più la differenza la tecnica, perché Sì. sbagli meno, riesci a ricevere meglio, palleggiatori più bravi, quindi penso che quelle cose fanno la differenza, la tecnica, a parte della mentalità, no? Di provare a trovare una soluzione migliore e non giocare la palla facile perché c'è uno in quattro che schiaccia 2 metri, salta 1 metro e schiaccia fortissimo, ma deve Soluzione trovare. più migliore, ottimale per la situazione. Sì, Infatti, infatti, trovare. Però, Facu, possiamo veramente dire 100%, non esiste la scuola degli palleggiatori in Argentina. Speciale scuola, no. no, 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 non esiste, no. non esiste, ma penso che sia parte di creare il gioco, sai, di voler creare il gioco, perché qui magari in Polonia, no? Anche magari in Brasile o in Italia, che si dà così tanta importanza magari al premio di MVP, per esempio, sai che tutti vogliono fare 25 punti. Quindi tutti sono concentrati a chi sta facendo il punto e non a vedere le assist. Sai, chi dà la palla a quello che fa i punti? Che secondo me è la chiave di tutto, è quella. Palleggiatore. Perché, per esempio, Polonia nella nazionale ha forse i migliori schiacciatori, non del mondo, ma dei migliori schiacciatori del mondo sono in Polonia e comunque non sono riusciti questo anno a vincere, sai? E allora dici che Perché si manca palleggiatore, secondo te? no, no, Forse secondo sì. me penso che la differenza la fa a livello di gioco, perché magari oggi si gioca più facilmente, perché c'è ovviamente Leon in 4, basta mettere palla alta su Leon e fa punto. O Kurek dietro, palla alta su Kurek e vai, sai, non è che sia così complicato. E Sì. quindi penso che trovando una soluzione con più creatività, sai, gli argentini abbiamo molta creatività Ok. e che quello penso che sia la differenza. Per i palleggiatori ancora di più, perché loro creano il gioco, quindi non sanno cosa fare dall'altra parte. Ma non è solo il successo dei palleggiatori, ma soprattutto il successo degli allenatori. A trovare la persona a insegnare, a creare il gioco. Sì, questo Infatti, qui anche è importante. tecnicamente nei livelli più bassi per noi c'è tantissimo lavoro, potrebbe esserci di più, sai, è meglio, però ci sono tanti club, tantissimi giocatori che giocano, tutti sanno fare il tuffo in Argentina, sai, tutti sanno palleggiare una palla, tutti sanno difendere, c'è una base tecnica molto importante che magari qui, infatti quello che dicevo prima, è che l'importanza sta a schiacciare più forte. Allora, in Argentina, quando si fa la specializzazione per il ruolo nel campo? Anche Ma molto presto? 13-14 anni? penso un po' di più. Alla nostra epoca, per esempio, nella prima categoria, che era Under 14, non c'era posizione. Ognuno palleggia, Tutti ognuno attacca, palleggiano, sì, quando sì, sì, sei sì. in tre, palleggi. Quindi inevitabilmente tutti imparano o provano a pareggiare. Poi dopo, quando sei un po' più grande, magari 16 anni, 15-16 anni, già lì comincia a avere naturalmente, lui può fare il palleggiatore, lui può fare il schiacciatore, lui il centrale, quindi magari lì si divide, ma all'inizio l'importante è giocare, divertirsi, tutti fanno lo stesso, sai, da noi mini volley pure c'è tantissimo, quindi tutti i bambini che provano a giocare devono fare tutto perché
inevitabile. Sì, ma tu hai anche, sei stato palleggiatore per esempio, prima? O Ma sempre io, scacciatore? no, io sono sempre stato schiacciatore, però quando ero piccolo, quando avevo 13-14 anni e arrivavo in tre, dovevo palleggiare io, Sì. capito? Quindi schiacciavo un altro e io pareggiavo, e io magari ero meglio in attacco, però stavo in tre, sai, e dovevamo fare quello. Chi ha tre sempre palleggia e non è Infatti, importante che lui forse non piace. infatti, no, lo devi fare perché è lì la Sì, recessione. va bene. Quindi la specializzazione di certi ruoli a volte è anche difficile perché tu metti un bambino in una scatola, sai, ok, tu sei questo e fai solo questo e magari, infatti quello che dicevo prima, la creatività Sì. è che fa il gioco perché la palla non è quadrata. Allora è Sì, rotonda la sì, palla, rotonda, questo può sì. succedere, sai? Allora bisogna essere più veloci a trovare una soluzione, più veloce, più ottimale. Assolutamente, assolutamente. Penso che potremmo parlare di pallavolo veramente tantissimo tempo, Anzi, Facum, però dobbiamo finire. Grazie mille per la chiacchierata, per il nostro incontro. Era un grande piacere ospitarti nel mio programma. Spero che nel futuro possa anche ospitare il tuo padre. Grazie, grazie mille. Io finisco in polacko naturalmente. Bardzo dziękujemy. To był kolejny odcinek Over the Net naszego programu, naszych spotkań z ekspertami całego świata, a dzisiejszym gościem był Argentyńczyk Facundo Conte. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.